Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le tendenze energetiche predestinate per la prima metà di maggio 2026. Abbiamo la carta della morte. Amici del Capricorno, arriva un momento di rigenerazione, di trasformazione. C'è come qualche cosa che potrebbe terminare, potrebbe essere un'abitudine, un qualche tipo di situazione, una relazione per qualcuno che però vi darà modo di rifiorire, di rinascere appunto. Andiamo a vedere con i tarocchi. Io vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le letture private, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link del corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Abbiamo un 7 di pentacoli, 6 di bastoni, 2 di spade, sei di coppe, la stella, otto di spade, 10 di pentacoli, re di bastoni e regina di spade. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è l'andamento energetico più importante del mese. Potrebbero anche esserci dei messaggi sciolti tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, denaro, eccetera. Partiamo da questo 7 di pentacoli, che è una carta che mi parla di attesa, mi parla di guardate, 10 di coppe, amanti e regina di spade. Ragazzi, qui sembra quasi che ci sia come l'attesa di qualche tipo di unione con una persona specifica che potrebbe essere questa regina di spade. C'è come è come se fosse un momento, l'inizio di maggio, dove curerete particolarmente o un gruppo o una certa stabilità. Andiamo a vedere il 6 di spade, di bastoni, scusate. Allora abbiamo il Papa e un 4 di pentacoli. Sento che si arriva come ad un risultato. Andiamo a vedere il 2 di spade, perché qui queste tre carte mi parlano di sogni. Quindi qui ci potrebbe, di solito il 6 di bastoni fa riferimento a, diciamo, un riconoscimento per un percorso che si è completato, come se fosse un trofeo, no? Mettiamola così. E qui c'è come un riconoscimento, in qualche modo. Andiamo a vedere il 2 di spade. Può essere che non sia ufficiale, considerato che c'è il Papa girato al contrario. 5 di spade, quindi c'è della confusione mentale su che cosa sia importante per voi. Perché guardate, vedo un po' come se il 6 di bastoni fosse la classica pacca sulla spalla, mentre il Papa fosse l'aumento di stipendio. Cioè, che mi dicano grazie per il lavoro fatto, sì, fa piacere, però
non porta il pane in tavola. E non lo so, come questa sensazione. Allora, 5 di spade per il 2 di spade e una regina di pentacoli. Sì, potrebbe esserci un tema anche con una questione economica. Andiamo a vedere 6 di coppe. Abbiamo un 2 di bastoni e un asso di spade. Qui è come se arrivasse una certa chiarezza mentale, perché giustamente qui abbiamo un 5 di spade che mi parla di lotte egoiche, lotte di principio, potrebbero esserci anche dei litigi eventualmente con questa regina di spade. Però è anche vero che siete parecchio focalizzati su di voi, perché il 2 di spade è bendato, quindi gli occhi sono chiusi, lo sguardo è interno, è verso se stessi. Però è come se qui con questo asso di spade potesse esserci come una conversazione o qualche tipo di presa di consapevolezza, e qui arrivo anche un po' alla morte, perché sono comunque due carte che tagliano con la verità, anche se vogliamo, sono le verità taglienti, no? Un po'. Però qui è come far chiarezza su qualche tipo di sogno, che se nel 6 di coppe il sogno può essere un sogno passato, antico, con la carta della stella può essere un sogno futuro, perché la carta della stella parla proprio come di nuovi obiettivi. Andiamo a vederla. 8 di coppe e luna, di nuovo un'altra carta di sogno. Qui c'è come un lavoro di introspezione, secondo me, che c'è bisogno di fare. Datemi una carta per la luna. C'è qualcosa che vi fa tirare indietro. Può essere la questione economica o qualche tipo di sofferenza che non avete ancora guarito. O magari anche le due cose insieme. Andiamo a vedere l'otto di spade. Torre, regina di bastoni e fante di spade. C'è come qualche cosa da tenere sotto controllo, da monitorare. Io credo che questa luna possa effettivamente fare riferimento all'otto di spade, nel senso che sono due carte che mi dicono che state avendo come una visione parziale, una visione solo interna, solo dal vostro punto di vista. E con la carta della torre è come se ci fosse la necessità di buttare giù qualcosa, di buttare giù qualche credenza, qualche stile di vita, qualche situazione. Potrebbe essere qualche sogno, per qualcuno. Magari, perché qui comunque c'è un 4 di pentacoli. Può essere che qualcuno qui sia attaccato a un sogno, effettivamente. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli, perché qui avete sia il 10 di coppe e il 10 di pentacoli. Vi dico, per qualcuno potrebbe essere una collaborazione con qualche azienda, per qualcun altro si tratta di famiglia, come se ci fosse un tema legato alla famiglia. Potrebbe anche essere qualche tipo di amicizia molto profonda che sentite far parte della vostra famiglia. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli, 3 di pentacoli, sacerdotessa, 6 di spade e morte. Sì, è qualche modo di vedere le cose, perché la sacerdotessa sì, è vero, è colei che vede al di là, è colei che ha un intuito molto forte, però è anche vero che c'è un 6 di spade, quindi tante credenze limitanti che creano questo conflitto interno, alle quali c'è bisogno di dare un taglio. Andiamo a vedere il re di bastoni. Nove di pentacoli e 9 di spade. Andiamo a vedere la regina di spade là sotto. Uff. Eremita e fante di bastoni. Ragazzi.
Amici del Capricorno, fatemi vedere una cosa. Sembra quasi che, che alla fine del periodo rimaniate focalizzati su voi stessi. Io ho come questa sensazione. Un po' tutte e due le energie, perché la regina di spade c'è sia all'inizio che alla fine. Qua abbiamo l'eremita che mi parla di qualcuno che va per la sua strada e qui abbiamo un 9 di pentacoli che mi parla di qualcuno che si coccola. È una carta di amor proprio, eh. È anche vero che c'è come una certa paura, e qui la rivedo con la carta della luna, di poter, diciamo, ricadere in certe dinamiche del passato. Potrebbe essere proprio questo 5 di spade, quindi queste dinamiche mentali un po' confuse. Andiamo a vedere settore per settore, perché sento che in qualche modo vi rifocalizzerete su di voi o farete in modo di focalizzarvi su di voi prima che su un sogno esterno. Sento una cosa così. Allora, per le persone che sono disoccupate, ci sono nuovi obiettivi, mi viene da dire nuove speranze, sento che come se aveste ricevuto una soffiata di un'azienda che sta assumendo o di un nuovo stabile che stanno costruendo nel paese vicino a voi, insomma, ci sono delle possibilità che effettivamente si aprono. Ehm, però non lo so, vedendo la morte mi viene da dire rifate il curriculum. Togliete il superfluo e mettete le cose più importanti, cercate di scriverlo in un modo migliore. Sinceramente non è che vedo dei grandi inizi, a meno che non decidiate o di diventare autonomi o di iniziare qualche tipo di percorso dove voi siete insegnanti. Mm? Per le persone che sono occupate, mm, sento che anche voi, per certi versi siete dei sognatori. Sento come se aveste la speranza che le cose cambino. Non vi sento completamente soddisfatti. Potreste anche avere nuovi obiettivi a livello lavorativo, però qui è come se non riusciste a vedere la realtà. Siete focalizzati troppo su di voi, non riuscite a vedere il sogno nel suo complesso, secondo me. Diciamo che ho la sensazione che dobbiate mettere più legna al fuoco. C'è anche un 3 di spade, quindi io sento che, non lo so, avete come una ferita, probabilmente nell'ambiente lavorativo in cui siete, probabilmente non vi hanno fatto il contratto che voi volevate, probabilmente vi dicono che se volete iniziare, se volete continuare a lavorare con questa azienda dovete, non lo so, per X motivi. C'è qualche cosa lì che non torna, mettiamola così, c'è un qualche cosa che non vi convince, che non vi fa essere sereni. E io ho come la sensazione che smetterete di fare quello che normalmente facevate di più, cioè farete il vostro e basta. Per chi è autonomo c'è qualche cosa da tagliare, può essere collega, cioè più che collega, scusate, collaboratore, qualcuno con cui collaborate, magari anche da un po' di tempo. Oppure un consiglio che vi danno è di mettere nero su bianco le cose. Questa è una mia responsabilità, da qui in avanti è una tua responsabilità. Vi parlano di appalti, quindi soprattutto se lavorate con ditte appaltatrici o appaltanti, fate attenzione, ecco. Se parliamo di progetti, come vi dico, io sento che qui qualcuno ha un sogno
e è come se si dovesse fare chiarezza su questo sogno, perché si parte comunque da un 5 di spade e da un 2 di spade, c'è come una sorta di titubanza, ci sono dei dubbi. Sento che per qualcuno questo progetto potrebbe far riferimento all'appartenere ad un gruppo. So, mi viene in mente un gruppo letterario, un gruppo di acquisto potrebbe essere, un gruppo scenico. Ehm, coltivate il sogno, mi viene da dire, ma parlate chiaro, o il progetto insomma, ma parlate chiaro su che cosa non tollerate più, su quali sono le responsabilità che voi siete in grado e volete prendervi. Parliamo di soldi. Non lo vedo un mese sereno, ma non tanto perché sia così, perché vedrete tutto nero, ragazzi. Cioè, qui vedo la morte, l'otto di spade, poi avete la luna, poi avete il due di spade. Cioè, sento come se fosse un mese dove veramente direte... Ma anche perché avrete come la tendenza un po' a spendere e spandere per coccolarvi. Vi ricordo che si termina con un 9 di pentacoli, potreste magari darvi il piacere di qualche massaggio in più, comprare quel vestito che è un po' che volete comprarvi, piuttosto che, non lo so, quel capo d'abbigliamento o regalarvi quella coccola, quella gita in montagna, non lo so. C'è qualche spesa che potrebbe portarvi fuori effettivamente. Più per il piacere che per il dovere. Ehm, parliamo di relazioni. Allora, vi dico già che, insomma, vi dico, siete focalizzati su voi stessi e qualcuno potrebbe effettivamente un po' recriminarvelo in famiglia, potreste un po' aver voglia di lasciare indietro certe persone a livello familiare e quando parlo di famiglia di anime, quindi possono essere anche gli amici, colleghi, vicini di casa, ok? Non è necessariamente la famiglia di sangue. Se parliamo di relazioni romantiche, allora, amici single, guardando le carte iniziali, secondo me inizio maggio incontrerete una persona che magari stavate aspettando, che magari stavate manifestando, può anche essere che qualcuno la conosca già, e qui con il 10 di coppe e la carta degli amanti è come se qualcuno aspettasse, mi viene da dire la relazione perfetta, perfetta perché c'è la regina di spade, è regolare, è quella cosa che viene stabilita in un certo senso, che è un'energia perfezionista, è un'energia che ci parla della legge morale. È come se si aspettasse la relazione in equilibrio, quell'unione del cuore. E c'è comunque una potenziale persona che potrebbe effettivamente entrare. Vi dico, avendo il 6 di bastoni e il Papa, potrebbe essere una persona che potrebbe essere in via di separazione perché il Papa è girato al contrario. Vi dico che avendo sia la carta degli amanti che il 6 di coppe che la stella, per qualcuno potrebbe essere, diciamo, un'anima compagna, qualcuno con cui avete già vissuto qualche vita nel passato. C'è anche, sì, luna, stella, amanti e 6 di coppe. Quindi potrebbe essere come un qualche cosa di familiare, ecco perché qui ho due volte la carta della famiglia. E vi dico che guardando le carte a fine mese, non è che senta grossi cambiamenti tra voi e questa persona, nel senso che ho come la sensazione che ognuno dei due viaggi per sé. Cioè, nel senso, qui c'è una figura single, qui c'è una figura single. Ognuno ha fatti suoi, tutti e due a testa in giù queste figure, quindi ho come l'idea che si tiri un po' indietro per certi versi. E qui potrebbe
esserci come la decisione di tagliare con un certo tipo di aspettativa o di sogno nei confronti di questa persona. Datemi una carta per il Papa. 2 di spade. Sì, ci sono come dei dubbi, secondo me, su come muoversi o su che cosa sia giusto fare. Per le persone che sono in coppia, allora ragazzi, la lettura inizia benissimo perché c'è come tutto un panorama molto bello, fresco, amoroso, amorevole, caldo. Sento come una relazione di un certo spessore. È anche vero che potrebbe esserci come questa voglia di sviluppare qualche cosa di più, qualcuno qui appunto potrebbe avere un sogno, però c'è un qualche tema che potrebbe riguardare o la situazione, perché qui sia il Papa che il 10 di Pentacoli, che sono due archetipi del matrimonio, qui ci potrebbe essere un tema con un matrimonio, potrebbe essere quello vostro, quello dell'altra persona, però è come se non ci fosse ancora abbastanza libertà di godersi questa situazione e infatti si tende a pensare un po' ognuno per conto proprio, come se ognuno dei due nutrisse se stesso. Cioè non vedo come questo scambio, sì, all'inizio c'è un potenziale, però è come se poi ad un certo punto ci fosse come qualcosa che discrepa, che fa sì che ognuno dei due, durante questa fase del mese, nutra se stesso, viaggi un po' per conto proprio. E se siete in una relazione clandestina, sento un po' la stessa cosa, cioè nel senso è come se a livello di aspettativa ci fosse un buon potenziale, mentre poi sviluppando il tutto è come se questo sogno avesse delle zone d'ombra perché c'è comunque la luna, ci fossero delle questioni, c'è anche un 6 di pentacoli al contrario, qui oltre al Papa e al 10 di pentacoli, c'è un qualche contratto che si deve rompere o che è in via di rottura o che è stato rotto, perché tenete presente che se siete anime karmiche, quindi avete già vissuto in passato, qui si può trattare di un contratto che o non è ancora stato rotto, cioè per la serie è come se non vi foste liberati, c'è ancora qualche cosa da compensare in questo caso. Però anche per voi comunque sento che la fine del mese è abbastanza indipendente, come se ognuno dei due guardasse un po' il suo. Ho la sensazione, potrebbe essere ragazzi che, perché effettivamente qui c'è un fante di bastoni, che questa persona sia distratta da qualcun altro. Fatemi sapere poi nei commenti, mi raccomando. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice, che cosa vi consiglia. Eremita. Introspezione, ragazzi. Isolamento, che è un bel 3 di spade che avevate qui, e gli amanti. È come se doveste guarire il cuore. È come se doveste fare un momento di introspezione dove iniziate come a sciogliere il cuore, a sciogliere il dolore. Vedete che attraverso le lacrime si fa, Guardate che bello questo 3 di spade. Questo è tutto ghiaccio e c'è questa figura che piano piano con le lacrime calde inizia a sciogliere questo 3 di spade, questo cuore. E poi però abbiamo anche gli amanti. Qui gli amanti, ragazzi, mi rimanda un po' a questa 9 di pentacoli, perché è una carta di amor proprio. Quindi vi dico, si tratta di amare voi stessi. Probabilmente è ora di chiudere un capitolo della vostra vita per amore di voi stessi. Amici del Capricorno, fatemi sapere, insomma,
Se vi ha dato spunti di riflessione interessanti o se vi risuona la lettura, per sostenere il canale potete mettere like, dare hype, iscrivervi o condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto e se volete potete anche fare lo stesso percorso semplicemente abbonandovi al canale. Anche lì tratto temi di crescita personale, ci sono temi di metafisica, metamedicina, si parla di come trascendere l'ego, si parla di meditazioni, di kundalini, di vista eterica, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni di formazioni immaterialistiche e che sto comunque condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!